Uno stadio aperto tutto l'anno, che basasse la sua attività non solo esclusivamente sul calcio, che diventasse davvero la casa dei tifosi bianconeri. E allora, per scoprire tutti i segreti della casa della Juventus, Calcio e Finanza vi porterà in un viaggio esclusivo dentro l'Allianz Stadium. Il pullman si ferma qua e qui i calciatori scendono e sono già tutti in attesa. Se si respira identità, questo è la cosa bella. È tutto bianco-nero. Questo corridoio è un po' come quello di servizio di casa. Un tour del dietro le quinte per scoprire cosa succede davvero in uno degli impianti più moderni d'Europa. Saliamo in sala controllo, vi racconto un po' come funziona la preparazione della partita da un punto di vista della sicurezza. Vedremo come funziona ogni angolo dell'impianto bianconero. Questo è il salone del Club Sivori nel vecchio stadio delle Alpi. Questo era il garage delle vetture VIP. Ok. Parleremo con chi gestisce la sicurezza, le tecnologie. Noi copriamo tutto il catino con queste telecamere. Adesso zoomiamo su una persona, non dico che leggiamo l'ora sull'orologio, ma quasi. Cercheremo di capire se allo stadium le cose funzionano davvero in modo così diverso rispetto alla maggior parte degli altri stadi italiani. Mi sembra che il messaggio che arrivi in tutto quello che organizzate voi siete in una festa. Il primo è welcome, benvenuti. A guidarci nella pancia dello stadio sarà Francesco Gianello, in parole povere il capo dell'impianto, o meglio la persona che dirige tutto ciò che accade all'interno dello stadio. Ma non solo, anche il presidente dell'associazione dei manager degli stadi europei. Già alla metà degli anni 90 Juventus cominciò a pensare ad un'alternativa allo stadio delle Alpi. C'era già la volontà di creare una struttura, un impianto che fosse più votato a quelle che erano le nuove necessità. Lo stadio diventava un asset aziendale, oltre che di club sportivo, molto importante. Il balzo che è stato fatto in termini di percentuali dei proventi da ticketing rispetto agli stadi precedenti è incomparabile. Inaugurato l'8 settembre 2011, l'Allianz Stadium ha segnato un punto di svolta per il calcio italiano. È stato il primo stadio di proprietà in Serie A, costruito sul sito dell'ex Stadio delle Alpi. È il risultato di un progetto ambizioso durato quasi 10 anni. Con i suoi 41.507 posti è uno stadio pensato per essere coinvolgente, con i tifosi a ridosso del rettangolo di gioco, sostenibile e in grado di generare utili. Negli anni 90, quando inizia a prendere piede una modalità alternativa di guardare le partite invece di andare allo stadio, cioè la Pay TV, questo stadio, cioè lo stadio delle Alpi, era uno stadio già vecchio. Costava tantissimo la manutenzione, era uno stadio utilizzato solo per il calcio, aperto una volta a settimana o addirittura una volta ogni 15 giorni. Quando è stato progettato questo stadio fu uno studio integrato di tutto quello che doveva essere il comfort dei tifosi e riportare i tifosi allo stadio. Per trasformare il sogno in realtà, la Juventus ha investito 116 milioni di euro circa nella costruzione dello stadio, più 25 milioni per garantirsi il diritto di superficie per 99 anni. A questi sono stati aggiunti 42 milioni circa per la nuova sede e il centro sportivo della Continassa. Oggi quell'investimento si traduce in circa 60 milioni di euro all'anno di ricavi tra biglietteria, hospitality ed event experience. Con una media di 38.000 spettatori a partita, l'Allianz è stabilmente uno tra gli stadi con maggior percentuale di riempimento in Italia. Qui il tifo non conta, certo, ognuno è affezionato allo stadio della propria squadra, della propria città, ma qui ovviamente siamo davanti a un luogo speciale per come siamo abituati a conoscere gli stadi in Italia. Gli skybox, le aree hospitality, la zona di intrattenimento intorno al campo, ogni spazio dello stadium sembra pensato per creare valore e spesso lo stadio si trasforma da un semplice campo da gioco a uno spazio relazionale, un luogo dove andare a passare un pomeriggio in famiglia con i bambini e i nonni, ma anche un luogo dove fare business. Quando furono disegnati 64 skybox in uno stadio italiano, la convinzione di riuscire a posizionarli tutti non era così forte. Infatti furono lasciate due aree, quelle che oggi si chiamano Legends Club, che sono
questi 2 lounge che hanno vista diretta sul campo, dove il livello anche qualitativo dell'hospitality è assolutamente pari a quello dello spettacolo sul campo, è un'area assolutamente esclusiva, si chiama Legends perché ospitiamo gli ex calciatori, quindi si crea un'atmosfera che è ancora più particolare. Oggi dobbiamo continuare a pensare di sviluppare in quella direzione e cercare di andare a trovare altri segmenti di quello che può essere quello spazio tra il semplice posto a sedere in tribuna, quello tradizionalissimo, è un'area hospitality di altissimo. Avete già in mente questi segmenti? Ci stiamo lavorando. Il copia e incolla, soprattutto per l'Italia, non funziona. Non può esserci. Bisogna andare a carpire quelle che possono essere novità interessanti, soluzioni interessanti, sia da un punto di vista di prodotto, che è quello che fanno i miei colleghi del marketing, del commerciale, e poi di applicazione di quell'idea in un'infrastruttura esistente. Nel 2011, con il vecchio stadio olimpico, i ricavi erano fermi a circa 10 milioni di euro. Con l'Allianz si è passati subito a 27 milioni, fino a toccare quota 70 nel 2019, prima della pandemia. Un modello di crescita costante. Oggi lo stadio genera ricavi su più fronti. Si parte dal nome e quindi dalla partnership con Allianz, passando per cibo, bevande, merchandising, fino alla vendita di servizi premium e corporate hospitality. Circa 2200 degli oltre 4000 ospiti premium entrano qui, viene dato loro un braccialetto colorato e poi con l'aiuto delle hostess e degli steward vengono distribuiti nelle diverse aree hospitality che abbiamo. Noi abbiamo ben 10. Questo è il salone del Club Sivori. Questa è una sala che può ospitare più di 1400 persone contemporaneamente. Il target non sono clienti abituali, qui magari sono aziende che comprano un certo numero di abbonamenti e poi le utilizzano a funzioni corporate o commerciali durante la stagione, assegnandole a persone diverse. Alle 18:45, quando finisce il primo tempo, ci saranno 1400 persone che devono mangiare un piatto caldo. Per fare una grande differenza con San Siro, per esempio, dove non possono cucinare. Esatto. Invece qua cucine abbiamo 5. Gli stadi di oggi non possono rimanere come sono stati costruiti 30 anni fa. Bisogna avere nel progettare uno stadio quella flessibilità di immaginarsi anche delle cose che oggi possono sembrare assolutamente strambe e non applicabili. Nel vecchio stadio delle Alpi, questo era il garage delle vetture VIP. Ok. Lo stadium è progettato per offrire esperienze memorabili per tutti i bianconeri, ma diciamo che il tifoso premium non si sente mai trascurato e molto coccolato tra sale private e ristoranti stellati. Ogni area è tematizzata, ogni angolo è curato nei minimi dettagli. Vediamo il Salone Agnelli. Mentre di là è molto informale, qui è esattamente l'opposto. La squadra passerà esattamente qui in mezzo. Essere socio di un club come questo ti dà questo raggiunto e vedi i calciatori che sono già in fase di preparazione partita. Questa è una sala che, come la Sivori che abbiamo visto, utilizziamo moltissimo durante la settimana. Ieri questo poteva essere allestito come una sala conferenze, poi nella notte spostiamo tutto e riconfiguriamo. Questa è una delle 2 Skybox Lounges. Gli Skybox, come dicevo, sono 64. Lo stadio può diventare un contenitore per creare business terzo, non direttamente coinvolgendo il club. Questo è il Club Boniperti. Ci sono 672 posti a sedere non assegnati. E questo era l'altro garage. Anche qui. Ogni punto dello stadio racconta un pezzo di identità del club. L'obiettivo è portare il tifoso dentro l'esperienza Juve, prima, durante e dopo la partita. Questo è il tunnel delle squadre. Quindi oggi entra il Genoa qua, no? Sì, Okay. Però in uscita poi escono da qua. Quella è il meet and greet, l'area per il meet and greet. Queste persone che si vedono qua sono gruppi che fanno il walkabout. Quindi vanno negli spogliatoi, vanno sul campo, vedono determinate aree. Sono per coloro che partecipano e sono affiliati a delle membership di tipo diverso. Alcuni vanno a bordo campo, ad esempio oggi abbiamo circa 90 persone a bordo campo che seguono il warm-up. Lo stadio è attivo 7 giorni su 7.
per eventi aziendali, experience con i partner, tour guidati, incontri istituzionali. L'idea è quella di creare non solo una casa per i tifosi, ma anche una piattaforma per creare relazioni e, come si dice, far girare l'economia. Quanti siete a lavorare? Oggi 1550. Dalla sicurezza alla ristorazione, dalla logistica alla tecnologia, ci sono oltre 650 steward impegnati in ogni match, più un team di operatori addetti agli skybox, responsabili della pulizia, dell'assistenza e dell'accoglienza. Quello che mi serve molto è che queste 1600 persone non siano solo un numero, ma il più possibile siano tifosi e orgogliosi di quello che fanno. Una macchina complessa dove ogni dettaglio è coordinato dal team Facilities, guidato appunto da Francesco Gianello, e dalla sua fotocamera pronta a registrare tutto quello che accade. Qui stiamo andando verso la zona sud e stiamo entrando, diciamo, nella zona dove gestiamo quei 600-700 steward. Per noi l'uniformità è importante, soprattutto in inverno, quando vengono noi gli diamo, come succede in Inghilterra, non abbiamo inventato nulla, però gli diamo noi la mantellina e sopra metteranno poi la pettorina con il numero assegnato. E qui entriamo proprio in quella che noi chiamiamo la segreteria Stewarding Sud. Dov'è Margherita? Lei è la regina di questo posto il giorno della partita. Assegniamo i metal detector che vengono utilizzati per il controllo personale, le chiavi, abbiamo centinaia di chiavi, abbiamo dei tavoli allestiti con i computer, delle addette che registrano la presenza matchando la pettorina al nominativo. Perché quella stessa pettorina quando rientra, che ha un RFID all'interno, viene di nuovo letta da uno scanner, sappiamo quante ore quello o quella steward ha lavorato e in funzione di quello gli verranno corrisposti poi nei giorni a seguire i voucher che attraverso il sistema INPS poi li retribuirà. Noi qui facciamo 5 ore e un quarto prima della partita, io, il delegato per la gestione dell'evento e il suo vice facciamo un brief ai 6 capi area. Io viaggio costantemente con il mio taccuino e con la mia macchina fotografica, io scatto, oggi sono contenti perché sono con voi e quindi le faccio però scatto decine di fotografie durante la partita e prendo un sacco di appunti, perché quegli stessi 6 top dello stewarding io li incontro 2 ore, 2 ore e mezza dopo la fine della partita. Ci fossero state delle situazioni non eclatanti ma delicate, è bene che io informi il top management la notte stessa della partita. La notte stessa? Sì. A volte ciò che è previsto dalla legge e che quindi può essere un daspo, soprattutto in casi come ad esempio insulti razzisti, cose di questo genere, noi andiamo oltre, per noi è a vita. In uno stadio moderno la sicurezza non è un'opzione. Ogni ingresso, ogni accesso, ogni telecamera è parte di un sistema integrato che garantisce protezione cercando di non disturbare il comfort. Tutta la gestione dei tifosi è demandata allo stewarding. Noi abbiamo questi tecnici che sono davanti al sistema di telecamere, sono di Juventus, sono sotto la guida o del delegato del vice oppure anche di un ufficiale di polizia, soprattutto la Digos, la questura in generale, che possa richiedere di zoomare, di scaricare dei dati, di fare determinate valutazioni. Noi copriamo tutto il catino, 360 gradi con queste telecamere. Adesso zoomiamo su una persona per capire quanto vicino possiamo arrivare, quanto possiamo identificare una persona in tribuna. Non dico che leggiamo l'ora sull'orologio, ma quasi. Il labiale razzista, sì. La cosa importante è che la telecamera riprende costantemente tutto. Quindi, una volta, se io non stavo riprendendo mentre accendevano un fumogeno e lo passavano a te, io l'avevo perso. Se in quel momento magari la questura andava a punire quel tifoso, ma non era lui il vero colpevole. E questo è un deterrente fortissimo. Noi non usiamo il riconoscimento facciale, ma vedendo la persona intera, quindi come è vestito,
come cammina la corporatura, vediamo dove è posizionato in tribuna, sappiamo da quale tornello è entrato. Quando il tifoso entra, mette il biglietto che viene letto dal sistema. Quando spinge la gabbia, si accende una luce verde. Ok. In quel momento c'è esattamente la sincronizzazione dei dati riportati sul biglietto con la persona. Quindi io lo vedo passare fuori così e lo posso cercare, poi ci metto di più che un sistema automatico, però nel 95-97% dei casi lo trovo. E poi c'è l'inclusività, l'Allianz è accessibile a tutti, ci sono postazioni riservate per i disabili, supporti per i non vedenti, ascensori e percorsi agevolati per chi ha difficoltà motorie. Sia sul lato nord che sul lato sud, quindi anche in mezzo alla tifoseria, insomma, è la possibilità di avere delle postazioni per i disabili e quindi poter vivere il tifo. Si può scegliere, no? Se quello un pochino più tranquillo o quello veramente caldo. Cioè è ridurre la disabilità. Assolutamente uno sì, può scegliere poi anche su questo voglio dire, rispetto ad altri paesi anglosassoni, lì sì che andiamo e proviamo a trovare ispirazioni. Facciamo l'audiocronaca su questi schermi, c'è la lingua dei segni, sono tutte cose. Adesso il nostro dipartimento della sostenibilità sta lavorando davvero tanto. Quello è bello. Sì, perché un impianto insomma dove il calcio è davvero per tutti. E il rendere un po' più facile la vita a delle persone sfortunate è impagabile. Lo stadium è un organismo vivo, tutto è monitorato, aggiornato, manutenuto, i sistemi antincendio, le reti dati, i maxischermi, le postazioni TV. La difficoltà è cercare di gestire ogni aspetto tecnologico in modo efficiente. Che cosa mi chiede Juventus? Mi dice, fra 6 anni quanto devo investire sullo stadio per tenere gli standard che ha oggi? Perché c'è ancora qualcuno che lo chiama il nuovo stadio della Juve, ma ha 14 anni. Sì. Noi dobbiamo riuscire a capire prima quando dovremo sostituire un pezzo. L'ingegner Berchialla, Fulvio Berchialla, che è facility manager di Juventus, lascerei a lui allora magari entrare nella stanza dei bottoni e farvi vedere come funziona. Noi da qui comandiamo tutti gli impianti. Da qui noi possiamo accendere, spegnere, controllare lo stato degli impianti e ricevere i messaggi dall'ARM sia di natura tecnica impiantistica sia di natura proprio safety. Facciamo capire realmente tutta la parte del riscaldamento del campo, sappiamo quanto mandare direttamente sulle porzioni del campo. Questo stadio era uno stadio che aveva dei disegni su carta, oggi tutto è tridimensionale. Questo, come dicevamo all'inizio, e dopo la squadra è l'asset dell'azienda. Sì. Certamente ha un percorso di ammortamento, ma anche un percorso di ammodernamento. Inserire il nuovo impianto luci, il nuovo impianto audio, come abbiamo fatto, fa sì che quel piano di ammortamento parta da una data diversa da quella dell'inizio. Vede più margine nello sviluppare altre attività o nel contenimento di costi grazie anche a nuove tecnologie? No, la grande sfida ed è quello che ci appassiona di più, e dare spazio ai margini che una struttura come questa può avere per aumentare le revenues, per aumentare il suo posizionamento anche di immagine nel panorama degli stadi. Insomma, ce l'ha detto un uomo Juve in persona, l'obiettivo della società nel lungo periodo non sarà quello di aumentare la capienza dello stadio, ma migliorare sempre di più il valore dell'esperienza al suo interno. Cosa bella che si respira identità. Assolutamente, sì, è questo. Per un tifoso è. E noi tutti gli anni proviamo a cambiare qualche cosa, la senti come una cura nei confronti del tifoso. E poi c'è il Match Day, un evento totale con animazioni per le famiglie, food truck, musica e attività collaterali. E questa è una terrazza che gira tutto intorno, sono 25.000 metri quadrati. E qui e là c'è la fan entertainment, quindi fanno giocare i ragazzini, fanno dei contest. È proprio un'atmosfera di festa. Anche sui punti bar noi in realtà abbiamo aperto con un certo concetto di servizio bar per il pubblico e che poi è cambiato. All'inizio era solo o il classico panino o la classica pizzetta. Oggi
e vai, ci sono le patatine fritte, c'è il punto che fa la pizza sul momento. Non potendo contrastare la presenza di chioschi esterni, proviamo ad essere dei concorrenti imbattibili. Vogliamo dare un prodotto all'interno che sia nello stesso range di prezzo di quello che si trova fuori, ma con un livello qualitativo, come dicevo, o anche una diversificazione molto più ampia rispetto a quello che si possa trovare fuori, e poi soprattutto di nuovo un qualcosa che sia integrato con un'attività di divertimento, di fun entertainment, per cui mentre mangio l'hot dog e bevo la birra posso anche partecipare a un contest, posso fare altre cose, o dei servizi igienici che sono sempre curati costantemente durante la durata di tutta la partita. E poi arriva il momento che tutti aspettano, le luci si accendono, lo stadio ruggisce, i giocatori entrano in campo, è l'inizio dello spettacolo. Uno stadio moderno però non vive solo col calcio, e così, dopo qualche anno di stallo, ora anche la Juventus sta sperimentando nuovi eventi per aumentare sempre di più i ricavi totali. Stiamo ad esempio lavorando sul dopo partita, per cercare di renderlo un pochino più anglosassone, lasciare i bar aperti più a lungo, incentivando il pubblico a rimanere, e proprio per creare quell'atmosfera, no, di condivisione che nei paesi anglosassoni è assolutamente comune, o negli Stati Uniti lo stesso. Abbiamo eventi diversi, abbiamo iniziato con il rugby, che all'inizio ci spaventava un po', ne sono sincero. È stata un'esperienza fantastica, l'atmosfera sulle tribune, l'afflusso del pubblico ci ha aiutati a fare esperienze diverse rispetto a quello che siamo abituati. Anche i concerti immagino e sia poi diverso. Abbiamo fatto la Kings League, abbiamo fatto la finale di Kings League, che è stato il primo evento misto, chiamiamolo così. C'era una parte sportiva, ma c'era una parte di intrattenimento, il palco, quindi lo spettacolo. Ci stiamo avvicinando, stiamo facendo davvero ragionamenti concreti sulla possibilità di sfruttare anche il catino, anche il campo per d'estate, eventi diversi. ipoteticamente sono i concerti d'estate. Quindi. Sì, in Italia normalmente la finestra dei concerti è quella estiva. Allora spero che questo tour all'interno dello stadio della Juve vi sia piaciuto. Come sapete, noi di Calcio e Finanza siamo attenti al mondo stadi, quindi vi proporremo anche nuovi video in tanti altri stadi italiani. Per questo lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere nulla. Ovviamente in questo caso dobbiamo ringraziare tutta la società Juve che ci ha ospitato e ci ha aperto davvero tutte le porte, anche quelle più nascoste. Siamo felici di essere stati all'Allianz Stadium perché è molto più di un impianto sportivo, è un simbolo di modernità e un modello organizzativo, un benchmark per tutto il calcio italiano. Anche per noi è un piacere, come dicevo all'inizio, poter condividere un po' le esperienze, quello che facciamo, e con la speranza insomma di potervi ospitare presto con qualche interessante novità. Adesso ho messo la pulce nell'orecchio.